Vado? Iniziamo. Allora, grazie, grazie a tutti per essere qui. Alcune persone ci stanno raggiungendo, c'è un po' di traffico, ci hanno avvisato che stanno arrivando, ma noi iniziamo. Registreremo l'evento per consentire a chi non è venuto di partecipare e anche per approfondire eventualmente dopo questo incontro i contenuti. Io sono Laura Mercuri, per chi non mi conosce, sono la presidente di PWR Rome e oggi è il primo evento del 2025. Iniziamo, come si dice, bene, col botto, perché oggi ci sarà la presentazione dei corsi di empowerment che per noi insieme al mentoring sono un po' diciamo, le due attività principali in cui crediamo moltissimo e in cui dedichiamo molto tempo. La nostra associazione, come sapete, per chi insomma molti di voi ormai siamo tutti amici e conoscenti e fate parte dell'associazione, però per chi non ci conosce siamo un'associazione internazionale in realtà, ci chiamiamo Rome, c'è la PWN anche a Milano, ma facciamo parte di un network internazionale, perché la tematica della diversity, equity e inclusion è un tema internazionale e come vedete anche dalle ultime, diciamo, dalle ultime notizie delle ultime 2 settimane è un tema che diventerà sempre più importante e sul quale dobbiamo assolutamente continuare a tenere l'attenzione alta. I corsi sono dedicati principalmente ai soci, ve lo dico subito perché c'è sempre una grossa richiesta, abbiamo naturalmente l'apertura anche ai non soci, il pricing è diverso e poi vi diamo tutte le informazioni. Prima di iniziare col corso vi volevo però già informare di quello che faremo nei prossimi 3 mesi. Sostanzialmente quello che vogliamo puntare, diciamo, nel 2025 è anche allargare il network e vogliamo creare sorellanza e fratellanza anche con le altre associazioni e quindi stiamo creando tutta una serie di iniziative che ci aiutano, con altre realtà che ci aiutano a fare fronte comune per supportare la diversity, l'equity e inclusion, che hanno anche il vantaggio di creare network e opportunità per i nostri soci. Qui c'è Clarissa, grazie per essere venuta Clarissa. Abbiamo siglato un accordo, dobbiamo solo mettere veramente la firma su un pezzo di carta, ma abbiamo siglato un accordo con CEO for Life. Chi di voi c'è stato all'evento di Natale, si tratta appunto della realtà che ci ha ospitato a Natale, faremo tantissime cose insieme, riceverete una newsletter perché loro stanno facendo tantissime cose molto interessanti, delle task force su varie tematiche molto attuali. Hanno chiesto il nostro coinvolgimento, siamo molto contenti perché valorizziamo le nostre professionalità e chi siamo e quindi far parte di PWN vi consentirà anche di poter accedere a questa opportunità. Un'altra cosa che stiamo facendo per il mese di marzo, in vista dell'8 marzo, no, della giornata internazionale, non faremo un evento da sole, diciamo, ma faremo un evento insieme ad altre associazioni del territorio romano. Riceverete a breve diciamo, la comunicazione, probabilmente, ma sarà da confermare, potrebbe essere il 5 o il 6 marzo, adesso vediamo. E questa cosa sarà anche un evento di networking dove ci saranno altre associazioni, sempre con l'obiettivo di scambiarci informazioni, energie, creare connessioni che ci danno valore. Un'altra cosa che stiamo facendo, e su questo invece la data ancora non ve la posso spoilerare, un evento a fine marzo che probabilmente vedrà coinvolta anche la Sapienza, perché vogliamo anche creare connessione con le istituzioni, e in cui ci sarà un evento con del filone educazione finanziaria e sarà estremamente interessante. Quindi su questo non sono ancora in grado di darvi una data perché come sapete l'organizzazione degli eventi poi non è semplice, soprattutto quando coinvolge tante persone, però ci stiamo lavorando e ringrazio tutte diciamo, le componenti del board e le volontarie perché veramente senza il lavoro volontario fatto poi on top a tutte le altre attività non ci sarebbero tutte le cose che poi vi racconto. Per cui, visto che ci saranno diverse cose, come vi dicevo, far parte dell'associazione dà quel plus e quella priorità, per cui vi invito ad iscrivervi. Andiamo invece adesso all'empowerment. Allora, vi ho già raccontato un po' chi siamo, no? Quindi molti di voi ci conoscono, però come vedete qui il nostro impegno, supportare l'empowerment delle donne e coinvolgere gli uomini. Questi sono 2 aspetti estremamente fondamentali. L'empowerment lo facciamo sicuramente con i corsi, ma lo facciamo anche con le relazioni che poi si vengono a creare, le connessioni di valore che si vengono a creare, sia di natura personale che professionale.
e anche il coinvolgimento degli uomini, che è fondamentale. Noi abbiamo tanti amici, lo vedete anche qui, ed è anche una cosa che ci contraddistingue, perché molti feedback che ci danno ai nostri eventi, quando vengono anche altre associazioni al femminile, istituzioni, la cosa che rimane impressa è il fatto che all'interno della nostra associazione ci sono anche tanti rappresentanti, diciamo, del sesso debole, quindi a parte gli scherzi, però invece è una cosa che a noi piace fare, perché non è appunto un contrasto, ma lavorare insieme. E quindi ringrazio anche qui, insomma, i nostri amici che vengono e fanno parte del nostro network. Adesso lascio la parola a Serena, che ci introdurrà un po' le dinamiche e le logiche del corso, poi i vari docenti avranno uno slot di 5 minuti, mi raccomando, perché altrimenti Serena ci blocca, e dove rappresenteremo e racconteremo un po' quello che è il corso. Poi naturalmente domani noi manderemo sia le slide e manderemo dei contatti affinché diciamo possiate poi nei prossimi giorni iscrivervi sicuramente e anche eventualmente chiederci nuove informazioni o avere dei chiarimenti qualora non fosse possibile farlo adesso. Quindi adesso lascio la parola a Serena, che ci darà un po' il perché dell'empowerment e cosa ci aspetta quest'anno. Bene, grazie Laura, io sono Serena Geraci, mi occupo di Education Empowerment per PWN Rome e sarò brevissima perché non vedo l'ora di lasciare la parola ai docenti o formatori, come mi è stato suggerito di definirli, per rispondere a 2 domande: perché i corsi di empowerment e perché proprio PWN Rome. Parto dall'ultima perché è una domanda che mi sta molto a cuore. Io ho conosciuto PWN Rome in un momento della mia vita in cui mi sentivo bloccata. Una mia amica piace dire che mi si era inceppata la carta nella stampante, per rendere l'idea del momento. E con PWN Rome ho avuto l'opportunità di essere riconosciuta come persona e come professionista, di essere valorizzata e di intraprendere questo bellissimo percorso comune che abbiamo, fatto essenzialmente di 2 cose: la condivisione di valori, come diceva anche Laura, primo fra tutti la parità di genere, e tanta voglia di fare e intraprendenza. E in questo percorso appunto mi sono riscoperta anche io, quindi posso dire per esperienza professionale fuori dal ruolo che PWN Rome è un'associazione che ha al centro la persona. Quindi da questa parte troverete sempre un orecchio attento, uno sguardo attento su di voi. Ed è per questo che mi piace prendere una definizione che mi ha suggerito uno dei docenti, cioè i corsi empowerment non sono solo corsi per abbellire i nostri curricula, ma sono una vera e propria human experience, cioè una condivisione, un momento di condivisione dal quale si esce rinnovati. E proprio in linea con questo approccio vorremmo, come dire, cambiare un po' la dimensione del programma di empowerment per il 2025. Noi questa sera presenteremo i corsi che hanno avuto maggior successo nelle passate edizioni, con qualche new entry. Adesso vedrete anche la nostra president in versione docente, lanceremo un corso di public speaking. Ma soprattutto ci piacerebbe coinvolgervi nel programma di empowerment, cioè ascoltare da voi quelle che sono le vostre esigenze, i vostri desideri, e anche perché qui avete un'opportunità unica, cioè quella di come dire, attivare un network di altissimo livello che l'associazione può attivare per venire incontro alle vostre esigenze in un percorso appunto partecipativo. Quindi ben volentieri al termine dell'incontro, se vi va di scambiare 2 chiacchiere con me o con uno qualsiasi dei membri del board per rappresentarci le vostre esigenze, come ho detto prima, noi siamo un orecchio in ascolto nei vostri confronti. E che dire, possiamo invitare magari Amedea e Alessandra per raccontarci un po' di cosa farà, come ci guideranno nello sviluppo professionale e di carriera. Allora, io sono Alessandra Tripi, responsabile delle corporate all'interno del board, e Amedea. Sono Amedea Pennacchi, Vice President di Professional Women Network.
Allora, questo corso che è intitolato Sviluppo professionale e di carriera. Allora, è un nome altisonante. E che cos'è? Sono 6 incontri in cui diciamo che è un'occasione per fare il punto. Cioè, non so, nella vita ogni tanto ci sono momenti in cui devo fare il punto. Ecco, quindi tutte noi siamo immersi, anzi voi, io no, immersi in situazioni lavorative, aziendali, alle volte si sta in un buco nero, altre volte si è appena usciti dal buco nero, quindi il corso è un'occasione per dire, di fermarsi, di dire dove sto, dove sta il mio talento, dove è la mia passione. È questo quello che voglio? Quindi è un'occasione e quindi si fanno una serie di cose, no? Si fa il punto, il corso si fonda molto sugli altri, l'ascolto è importante perché attraverso l'ascolto si mettono in moto energie, ecco, energie, sì, è un propagatore di energie, perché in questi momenti della vita a volte uno non ha il coraggio di dire ma sto nel buco nero, perché magari quanta gente sta nel buco nero e non se ne accorge. Ecco, è l'occasione per dire è un momento, posso cambiare, a quale condizioni? Quindi l'ascoltare, il sentire è molto importante, quindi sono proprio le energie e poi insomma si mangia, si beve, si piange, si ride. Accade di tutto, chi vuole il fidanzato lo trova, chi vuole un figlio rimane incinta, c'è una sedia, pare, così si dice, Non c'è una assicuriamo sedia, ovviamente queste cioè nel senso c'è una sedia assicurato, vorrei dire, e quindi iscrivetevi e poi c'è qui Alessandra perché lo facciamo a 4 mani, questa è un'esperienza che abbiamo iniziato l'anno scorso siamo riusciti a fare 2 percorsi per quante richieste abbiamo avuto. In realtà è proprio veramente un percorso in cui si mette a fuoco e partiamo proprio dalla vostra storia. Quindi c'è il racconto della vostra storia che ha dentro i semi di tutto quello che voi siete, quindi il vostro talento e le vostre aspettative. Quindi è un momento di introspezione nel guardarsi dentro e poi invece di relazione con gli altri, perché poi nel gruppo si sviluppano delle sinergie che appunto, come diceva Medea, sono dirompenti. Vedetelo come un booster, è un acceleratore per capire appunto il vostro punto di partenza e se quello che state costruendo va nella direzione di quello che veramente voi volete, o se in qualche modo avete dei talenti inespressi o delle strade che potreste aprire ma che in realtà invece vi state precludendo. E quindi è un momento proprio di riflessione dove accadono cose inaspettate, proprio perché la parte intuitiva è quella che noi andiamo un po' a stimolare, cioè andare a tirare fuori quegli insight, quelle intuizioni che durante il percorso vi arrivano. Mi piace dire che è come quel palloncino pieno d'aria che uno tira sotto l'acqua e che a un certo punto per forza di cose sale su e arriva quell'intuizione che vi cambia veramente quel momento che state vivendo, e quindi come vi relazionate all'interno della vostra azienda, il rapporto con i capi, il rapporto con i colleghi, il networking che funziona veramente da amplificatore. E tutto questo accade a casa di Amedea la sera in un paio di ore, una volta al mese. Quindi si creano anche delle relazioni, delle sinergie veramente interessanti, e concludiamo poi il cerchio di questi incontri con un evento di immaginazione creativa. Lo facciamo nella nostra sede di Piazza di Pietra, diventa un pomeriggio, un tardo pomeriggio, un paio d'ore in cui vi accompagno in una riflessione a occhi chiusi di immaginazione di una serie di cose, di fattori che avete messo insieme durante il percorso e che vengono consolidati, e da lì insomma si parte con questo percorso immaginativo, proprio per mettere a fattor comune quello che viene consolidato in questo percorso. Che altro dire? Mi sembra che vi abbiamo detto tutto. C'è qualcosa appunto di inaspettato che si sprigiona, questa magia che si sprigiona durante gli incontri, che non è prevedibile, non è codificabile, ed è proprio il bello secondo me di quello che alla fine esce fuori durante questo percorso.
Io aggiungo solo che Amedea fa un ottimo spritz, occhio, attenzione a stomaco pieno perché altrimenti è un Con po' la nuova pericolo. È un normativa po' fate un pericolo. abbonamento a Ai taxi. esatto, al Esatto. taxi, fate da un artista perché poi si Esatto. mangia e si beve perché il migliore spritz che c'è sul territorio Nella romano è da capitale. Medea. E comunque lo consiglio vivamente a chi vuole riscoprirsi, io l'ho fatto e ricordo ancora che quando sono arrivata, nel frattempo ho trovato pure il fidanzato, fa molto signorina inglese zitella, no, ho trovato il compagno di vita che mi sopporta. No, devo dire che è stato veramente bello perché io non avevo tematiche, lo dico chiaramente, non avevo tematiche legate alla mia carriera, quella che uno no, dice carriera, sviluppo professionale, in realtà non avevo questo tipo di esigenza, però ho accolto il consiglio di fermarmi un attimo e fare un po' il punto, soprattutto fare un punto con professioniste e professionisti come me, un confronto e grazie a questo ho anche valorizzato moltissimo quello che avevo. Perché dal confronto ognuno di noi lavora, mi permetto di dirlo perché sono una testimone viva di quello che è successo, e devo dire che ognuno di noi si trova in un contesto aziendale, in un ambiente che ha determinate regole e confrontarsi con un esterno, però con un mondo professionale, quindi più o meno le stesse dinamiche, le stesse lingue, lo stesso linguaggio, è utilissimo. Perché spesso ci facciamo diciamo, anche dei film mentali e invece sia Alessandra che Amedea ci aiutano un po' a essere consapevoli delle dinamiche che ci sono, diciamo, dinamiche personali che poi portiamo anche sul lavoro ed è veramente un punto per capire poi che cosa vogliamo fare. Quindi per chi non ha fatto mai un percorso del genere lo consiglio ovviamente perché è veramente utile e poi si creano delle vere e proprie amicizie. Cioè noi andiamo anche adesso ormai ai matrimoni, ai battesimi, alle feste, ai compleanni, quindi veramente è consigliato, lo dico Sì, sinceramente. a proposito delle amicizie, questo vale per tutti i corsi. Sì. In tutti i nostri corsi si creano è network, no? Ma si creano delle amicizie che vanno oltre, e che aprono veramente la mente, che secondo me poi è molto importante per chi vive in contesti molto strutturati. Io dico sempre in mezzo alle foreste di giacche e cravatte, dove diciamo ogni creatività viene soffocata e quindi ecco veramente nascono delle cose incredibili. Ecco, quindi vabbè, partecipare per credere. Cose incredibili ci aspettano. Sì. Grazie. Grazie, allora, grazie, a voi, grazie grazie. Alessandra. A questo punto la Vado nostra io? presidente Vado si io. mette il cappello della Sì. formatrice e ci racconta il suo corso Valorizzare il Network. Sì. Le mie tante vite, i miei tanti cappelli. Allora, quest'anno ho deciso di cimentarmi, diciamo, come docente, formatrice, ma in realtà sarò un po' un Virgilio. E vorrei iniziare con, vabbè, voi conoscete benissimo chi è Steve Jobs, probabilmente molti di voi avranno anche letto il suo libro, la sua biografia. Una cosa che mi ha colpito è che, insomma, della sua capacità non è stata tanto la capacità tecnica, ok, la sua visione, eccetera, ma non so se avete mai saputo che Steve Jobs a 12 anni, quindi era assolutamente uno studente, potremmo dire, delle medie, stava facendo un esercizio a scuola, aveva bisogno di alcune componenti, all'epoca prese l'elenco telefonico, che io rimpiango perché mi piaceva molto, e chiamò Bill Hewlett di Hewlett Packard, che era già famoso, aveva una grande impresa perché aveva bisogno, quindi lui chiamò a casa, rispose la moglie di Bill Hewlett e chiese bambino dodicenne alcune componenti. Le componenti, ebbe queste componenti, fece un bellissimo compito più o meno comprensibile dai suoi professori e poi però Bill Hewlett gli diede la possibilità di lavorare d'estate come studente all'interno della sua azienda. E da lì poi c'è tutta la storia raccontata, anche un po' narrata del garage, insomma, però in realtà questa cosa mi ha molto colpito. Perché? Perché da questa, diciamo, esperienza personale di Steve Jobs mi porto a casa due cose: il coraggio di fare una cosa completamente diversa, no? Disruptive, chiamare qualcuno, l'intraprendenza e la capacità di costruirsi un networking di valore. Noi parliamo sempre del networking come opportunità, assolutamente, ne parliamo, l'abbiamo detto anche prima.
Col corso che faremo insieme io cercherò di farvi vedere come il networking può essere utile per raggiungere degli obiettivi concreti. Quindi vi dimostrerò con la mia esperienza, con l'esperienza acquisita anche insomma confrontandomi con gli altri, che in un mondo così complesso, così anche qualche volta isterico, dove le cose cambiano, dove facciamo una cosa e probabilmente quello che abbiamo fatto oggi pensando che fosse adeguata, domani mattina già è vecchia, ok? La cosa fondamentale è avere reputazione, saper lavorare, avere una visione, ma saper anche chiedere. Quindi non sempre è giusto fare, ma è giusto chiedere e far fare. Quindi vedremo insieme tutta una serie di strumenti concreti, ci confronteremo, perché io non ho metodologie, questo non ho studiato su questo, è proprio la mia vita vissuta, la mia esperienza professionale ormai più che ventennale, ed è una delle leve più importanti che io metto in atto attualmente nel mio lavoro. Un lavoro estremamente complesso dove gli obiettivi sono anche necessariamente non chiari, ma non perché qualcuno non è in grado di raccontarmi, necessariamente perché, come vi dicevo, l'obiettivo poi si innesta all'interno di un'azienda, di un mercato, di un contesto e può cambiare completamente. Spesso non c'è tempo, io stessa sono responsabile di un team e non ho tempo di spiegare come è cambiato nel frattempo l'obiettivo rispetto a ieri pomeriggio. Quindi vedremo insieme tutta una serie di tecniche, faremo prima diciamo un primo incontro, il primo e l'ultimo incontro saranno sicuramente di persona, cercheremo di farlo di persona, siamo tutte persone estremamente occupate, quindi insieme al gruppo decideremo poi come farlo e dove farlo, quindi in alcuni casi ci sarà l'opportunità di farli anche online perché ci concentreremo su alcune esercitazioni che ci consentiranno di farlo anche tranquillamente online senza lo stress del traffico. E in altri casi invece sarà fondamentale la presenza fisica, quindi anche quando farlo e la durata la condivideremo insieme, perché è fondamentale che in quel momento voi vi concentriate su quelle attività. Naturalmente si creeranno delle belle relazioni, ognuno porterà il proprio vissuto e questo è un primo corso, diciamo una prima edizione. In realtà mi rendo conto che quando anche ne ho parlato con Serena, l'ho proposto, è una prima edizione in PWN, ma in realtà è la milionesima edizione probabilmente di quello che è la mia vita professionale e personale, perché spesso mi è venuta l'idea, perché spesso vengo chiamata anche per chiedere un supporto, come posso fare questo, come posso fare quell'altro, e spessissimo le richieste di supporto che mi vengono richieste sono legate proprio al network e come valorizzarlo e come raggiungere gli obiettivi. Pertanto cercherò di metterlo, diciamo, al fattor comune. Sono estremamente curiosa di capire la reazione anche dei discenti perché sarà un corso attivo. Non ho nulla da insegnare a nessuno se non condividere la mia esperienza. E mi piacerebbe moltissimo anche avere dei vostri feedback per capire anche se diciamo, le dinamiche, le attitudini che metto in atto quotidianamente possono essere eventualmente aggiustate perché potreste avere una vista che io non ho. Ok? Quindi l'organizzazione la faremo insieme e poi vedremo, diciamo saranno probabilmente, qui ho scritto 4-5 incontri che sono il minimo, però come accade poi anche in altre situazioni, se ci sarà poi la necessità, l'opportunità, la voglia di creare altre occasioni per approfondire anche altre tematiche, lo potremo fare tranquillamente. Non vi rubo altro tempo, quindi poi naturalmente se poi ci sono insomma, ulteriori curiosità, poi alla fine dell'incontro potrò rispondere a tutte le domande. Grazie mille. Grazie Laura, io posso garantire che Laura è una fonte inesauribile di insegnamento, quindi anche sul lato networking non la batte nessuno. E quindi adesso passiamo a Lara e Paola che ci raccontano del corso Liberi Legami. Allora, Paola Pirri, Lara Cesari, ci siamo innamorate delle dee, di 7 dee greche, diversi anni fa. Stiamo parlando della psicoanalisi di una psicoanalista importante di origine junghiana che ci ha raccontato in un ambito clinico tantissimi anni fa
queste 7 idee, come utilizzarle, e noi che lavoriamo invece nel mondo aziendale abbiamo ben pensato di ripensarle per raccontare alle persone, in primo luogo a noi stesse, il viaggio l'abbiamo iniziato noi, per raccontare consentire alle persone di trovare proprio immagini, parole, categorie nuove per raccontare se stesse a se stesse. E allora abbiamo ideato un percorso formativo in cui l'obiettivo principale è proprio quello per le persone di riconoscersi, raccontarsi, capire quali sono le proprie distintività, le proprie inibizioni, i propri automatismi, e soprattutto per cominciare a tracciare un percorso evolutivo attraverso però queste metafore, questi archetipi che raccontano sia cosa ognuno di noi è, sia quali sono gli equilibri che dinamicamente ci fanno modificare, no, nel corso della nostra vita. Poi che succede? Perché empowerment? Perché in realtà noi attiviamo, evochiamo. Allora, successe questo, una quindicina d'anni fa cominciai a diventare un po' insistente anche con le mie figlie. Allora noi adesso evochiamo Persefone, perché evocando Persefone, io sono una persona molto rigorosa, sono nota per essere rigorosa, anche un po' rompiscatole, quindi non pensate, dice, tu sei matta. E le mie figlie mi dicevano, mamma, e basta, le idee non esistono. Allora, evocare significa per noi contattare quelle parti di noi che, secondo la psicoanalisi, giacciono, diciamo, dimenticate, latenti, silenti, riattivarle per riattivare tutte quelle competenze che quelle parti di noi si portano dietro. Nel dirla con le immagini delle idee significa riattivare delle idee dentro di noi che sono portatrici di determinate competenze, e il percorso è un po' questo, cioè ci consente di... Assolutamente, prima ci esploriamo e scopriremo questo equilibrio dinamico, perché chiaramente è un equilibrio dinamico ed è su questo che puntiamo. Scopriremo qual è l'attuale equilibrio che ci contraddistingue, quindi quali sono le idee che ci sentiamo proprio risuonare. Tra l'altro il mito greco è la radice della nostra cultura, quindi è chiaro che ci risuona proprio un destino, ci risuona anche una possibile evoluzione di noi, e poi scopriremo come mettere un po', svelare un po' quelle, togliere, no? Riportarle un po' alla luce quelle che sono sopite, perché di fatto queste idee rappresentano tutte e 7 le qualità dell'umano, e quindi poterle coltivare tutte e 7 significa esprimere al massimo la nostra potenzialità. Sarà un bel viaggio, un viaggio di esplorazione, un viaggio intimo, perché chiaramente sarà intimamente risonante, e chiaramente sarà anche un modo per allargare la nostra potenzialità. Confermo, sì, confermo anch'io, soprattutto fate il test anche solo per gioco sul vostro sito, il sito di HXO, perché insomma già da quello si scoprono un po' di cose di se stessi, ma Paola e Lara sono bravissime a riconoscere quelle che sono, diciamo, i tratti che contraddistinguono il nostro carattere, ma soprattutto esercitarci su quelli che poi ci aiutano nella quotidianità, sia sul lato personale che sul lato professionale, a bilanciare insomma un po' i difetti che, diciamocelo, tutti abbiamo, no? Non Quindi, sono difetti. bocciata, non sono difetti. Mo lo rifai. Lo rifaccio, benissimo, lo rifaccio, nessun problema, anzi sono felicissima. Sono gli automatismi delle idee, portano Sono- le luci e portano anche un po' di ombre. Esatto, diciamo, il lato oscuro della dea. Sì, mi piace. Bene, meglio. Ho aggiustato il tiro, meno male. Grazie. Grazie. a voi. Sì, passiamo a tutt'altro, ma insomma chiamiamo il nostro Alfonso, che abbiamo scoperto essere un veterano, ormai è la 6ª edizione del corso di negoziazione.
Grazie. Va bene così? Siete cresciuti nel frattempo mentre eravamo di spalle. Faccio la presentazione al contrario. C'è un vecchio detto che dice: al mondo non accade nulla se prima non si è negoziato qualche cosa. Questa è la base dalla quale partiremo per il nostro corso. Se ci pensiamo, dal momento in cui apriamo gli occhi la mattina e dobbiamo negoziare con noi stessi l'idea di alzarsi e andare a lavorare o fare qualunque altra cosa, fino a quando chiudiamo gli occhi la sera e dobbiamo aver negoziato con i nostri amici, con i nostri familiari, con i colleghi, con noi stessi contrasti, valori, credenze e quant'altro, riusciamo a comprendere quanto sia importante acquisire le tecniche di negoziazione, che tra le altre cose, per quanto riguarda il World Economic Forum, ha definito la negoziazione una delle 10 abilità di soft skill che serviranno per il futuro. La buona notizia è che nessuna intelligenza artificiale potrà colmare le abilità di un negoziatore. Quindi questa è la 6ª edizione, abbiamo avuto in aula delle professioniste e anche dei professionisti eccellenti con i quali abbiamo lavorato tantissimo e con i quali, tanto per parlare di scoperta di sé, abbiamo scoperto dei tratti della nostra personalità che sono usciti fuori nonostante si trattasse di piccoli giochi d'aula. Abbiamo avuto anche dei momenti anche impegnativi dal punto di vista psicologico, perché poi quando si parte per un certo tipo di discorso le reazioni diventano automatiche. Il corso avrà 4-5 incontri, 6-7 quelli che vogliamo fare, non ci importa. È un corso pratico. Utilizzeremo la metodologia dell'Harvard Business School. Il Program on Negotiation dell'Harvard Business School, di cui sono trainer, è la matrice migliore che usano i negoziatori di tutto il mondo per lavorare dai campi di battaglia fino alle crisi con gli stati. È un metodo molto efficace perché 4 slide per volta e poi subito un negoziato. All'interno del negoziato i momenti più importanti sono il briefing, quando i gruppi prepareranno il negoziato, e poi il debriefing, quando i gruppi si racconteranno le emozioni e le sensazioni che hanno avuto negoziando. Quindi è un corso pratico ed è un corso che ci permette di portare a casa una strategia e delle competenze da utilizzare ovviamente in qualunque ambito professionale e personale. Dalla negoziazione con i propri figli per convincerli, che è un verbo orribile perché viene da convincoli e quindi non mi piace, persuadere i figli ad andare la mattina a scuola, fino a scegliere le vacanze col compagno o la compagna, farsi dare l'aumento di stipendio o il livello e portarsi a casa invece un'attrattiva più importante, esploreremo tutte le cose. E adesso mi presento al contrario. Mi chiamo Alfonso Bartolacci, ho 66 anni e faccio il negoziatore da 40. Ho iniziato come negoziatore ostaggi di un gruppo militare internazionale. Ho fatto il servizio militare come paracadutista e quindi lavoravo in un gruppo di contatto internazionale. Mi è stato proposto di fare il negoziatore perché sparavo malissimo e quindi ho detto va bene, accetto, ne esco bene. Mi è piaciuto, ero il negoziatore ostaggi di quel gruppo e ho iniziato poi facendo corsi fino a qualificarmi in Harvard in America, dove c'è appunto la matrice. I capi negoziatori di tutti i presidenti vengono tutti da Harvard normalmente. E quindi negli ultimi 40 anni ho fatto negoziati per e con sindacati, organizzazioni umanitarie in Italia e all'estero, organizzazioni no profit, organizzazioni militari, organizzazioni politiche e quant'altro. Il corso, come sempre, lo fanno i partecipanti. Il formatore è un attivatore, ma senza una buona aula che viene, si impegna, come è capitato, siamo stati fortunatissimi in questi 6 anni, non si può fare nulla. Vi porterete a casa tanto materiale, vi darò anche da studiare a casa, perché poi bisognerà arrivare al negoziato della volta dopo preparati e ce la metteremo tutta per, nell'arco di un paio di mesi, darvi almeno le basi di che cosa vuol dire impostare un negoziato. E concludo, il grande problema che noi abbiamo è che noi abbiamo un'esperienza che portiamo nella vita di tutti i giorni e spesso pensiamo di riuscire a fare delle cose perché
so io come devo fare. Poi arrivo sul negoziato ed è un fallimento totale. Perché? Non perché sono cattivo, non perché sono stupido, non perché, ma perché purtroppo se non ho una matrice di riferimento, una tecnica di riferimento, non so che devo imparare bene chi sono le mie parti, quali sono le questioni da negoziare, siamo in casa di un sindacato, loro sono bravissimi, quali sono gli interessi e quali sono le posizioni. I negoziati sono famosi, i sindacati, per fare i negoziati di posizione e poi cambiare immediatamente la mattina dopo e fare un negoziato di interessi. Ecco, se non ho bene in testa una matrice attraverso la quale confrontarmi e capire se sto andando avanti, se sto tornando indietro o se mi sono preparato, perché poi mi può accadere durante un negoziato di scoprire che non mi ero preparato a dovere, affronteremo tutte queste tematiche affinché dal giorno dopo, in ogni contesto, possiate cominciare a diventare consapevoli dell'esperienza che andate a fare. Sono stato nei tempi? Non mi avete Perfetto, Alfonso. Grazie. Grazie Alfonso, preparati perché io dovrò negoziare l'ordine in casa, abbiamo una controparte molto ostica, quindi preparati. Allora, adesso invece Pierpaolo ci racconterà, vieni qui con noi, ci racconterà scopri il tuo purpose. Purpose, scusa. Dice purpose per Paolo. No, nessuno. Noi a Londra diciamo purpose, voi a Roma come dite? Purpose. Buonasera a tutte e a tutti. Qualcuno mi ha già subito, anzi grazie ai partecipanti dell'ultima edizione che abbiamo anche cambiato il tema, no? Il titolo prima era efficienza efficace, in realtà è molto più diverso perché non ho studiato, quindi il tema è esattamente invece un po' più ampio, no? Quindi innanzitutto io farò tutti gli altri corsi perché sono tutti molto interessanti, in particolare le strizzacervelli, non so se sono strizzacervelli ma mi piace tanto, È bellissimo. e anche il corso di negoziazione. La negoziazione è fondamentale in tutti i contesti. In realtà spesso anzi io per primo, adesso perché ho una certa età, ma normalmente mi impegnavo tanto da spesso rendermi conto che l'importante era dimostrare di avere ragione e mi perdevo la relazione. Oggi quando vedo fare tante cose, insegno da diversi anni in business school alla LUISS diversi corsi, soprattutto i giovani quando entrano in modalità devo risolvere il problema, entro in modalità competitiva in cui l'unica cosa che conta è dimostrare di avere ragione e della persona che c'hai davanti zero. Io e Stefania discutiamo. Può capitare, non è ancora successo ma troveremo l'occasione. Non mettiamo limiti. Esatto. Discutendo non ci rendiamo conto che oggi può aver ragione lei, domani posso aver ragione io, ma se per dimostrare di aver ragione ho perso una relazione, quella relazione è per sempre. Vi racconto un aneddoto, visto che ormai sono passati tanti anni. Un professore con cui ho studiato tanti anni ha partecipato a uno dei governi Berlusconi e mi raccontava che in assoluto quello con almeno brain power più intelligente era Giulio Tremonti, solo che a detta di tutti era un rompiscatole incredibile, no perché insomma ve lo ricordate bene, e nessuno lo sopportava, soltanto una volta dopo un paio d'anni fece una gaffa e sbagliò una cosa, tutti chiesero a Berlusconi di mandarlo via. Quindi siamo in un CDA, Alfonso dice bianco, io dico no, mi dispiace Alfonso, sbagliare, non è bianco, è nero, è caduta la documentazione. La gente ha apprezzato A la competenza, B molto di più la mancanza di tatto. Diverso è, dice bianco, sì, ho fatto un po' di analisi, a me sembra grigio, anzi forse grigio scuro, però elaboriamo, materiale a supporto. Quando Alfonso legge dice nero, cavoli, non soltanto aveva ragione, ma ha anche tenuto la relazione. Ecco. L'ho presa alla lontana. In realtà spesso ci focalizziamo talmente sulle cose da fare, sulle task, e i giovani soprattutto non sono abituati, che ci dimentichiamo qual è l'obiettivo nella vita. E spesso succede, l'ho visto per esperienza e darò tanti input che non sono miei, ma di persone più sagge di me che ho letto e ho degli stimoli interessanti.
per esempio, che la vita personale ha un obiettivo sempre di medio-lungo, invece la vita personale, la vita professionale, immediato. Se ho una compagna a casa o un compagno a casa che mi aspetta, che vuoi che sia se una sera invece delle 7 arrivo alle 9? Se il cavolo dici ti prego rimani perché domani c'è una scadenza, chiamo a casa, senti questa sera arrivo alle 9. Dopo quante serate così la relazione viene meno? Una relazione non viene meno in una settimana, viene meno dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 5 anni ci si guarda e non ci si riconosce più. Quante volte in quei 5 anni ho comunicato in modo esplicito o non esplicito che non era la cosa più importante perché bla 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 bla, no? E, insomma, vi lascio con una frase di Pasolini che a me piace tantissimo: quella è la vera vittoria, è quella che fa battere le mani o quella che fa battere i cuori, perché a mio avviso gli input che vi darò non sono risposte, non ho la pretesa di dare risposte, ma almeno può dire chi l'ha fatto, qualche domanda se l'è fatta, no? Già darvi domande, porvi domande è tanta cosa. Se volete avere un'idea, un articolo che potete googlare e lo vedete, visto che Alfonso ha menzionato Harvard, c'è un bravissimo professore di Harvard Business School che è morto nel 2022, Clayton Christensen, che ha scritto uno dei libri di business più famosi, The Innovator's Dilemma, il dilemma dell'innovatore. E durante una classe lui insegnava appunto all'MBA di Harvard, durante una classe i suoi studenti gli chiesero se questi concetti potessero essere applicati alla propria vita personale. E lui ha buttato giù un articolo, lo trovate gratuitamente, pubblicato nel 2010, di Harvard, dal titolo abbastanza esplicito: How will you measure your life? Ecco, questo è il tipo di input che darò. Grazie. Grazie per Paolo, fonte inesauribile di letture interessantissime, quindi insomma se andrete al suo corso avrete del materiale. E adesso invece passiamo a una new entry, Giuseppe Coccon, che ci spiegherà insomma un po' come intende strutturare il percorso di public speaking. Allora, buonasera e grazie intanto dell'opportunità. Farò questa esperienza con grande piacere e entusiasmo. Partendo dal concetto del parla come mangi, l'idea è quella di sviluppare, l'idea è quella di giocare, quindi tendenzialmente chi parteciperà al corso venga comodo, scarpe da ginnastica, maglione, jeans, perché quello che faremo è proprio giocare ed esercitarci insieme per tirar fuori possibilmente da ognuno di noi il talento che tutti abbiamo. Cercheremo di capire, perché poi a tutti noi capita di parlare in pubblico davanti a 10-100 persone, all'assemblea di condominio, ai nostri figli, in situazioni più o meno scomode, in situazioni più o meno difficili, conferenze stampa, gestione di crisi aziendali o familiari, per cui l'idea è quella di mappare un po' le varie situazioni nelle quali ci troviamo a dover parlare in pubblico e l'obiettivo è quello di provare insieme a capire qual è il modo migliore per farlo, perché è molto diverso parlare così e un'altra cosa parlare in piedi, quindi cercheremo di analizzare e di capire come esercitarci, sì, come prepararci ad eventuali situazioni dove ci troveremo a parlare in pubblico. Capiremo come preparare uno speech, come preparare un discorso, tendenzialmente faremo un po' di esercizio fisico, di come conviene tenere il microfono, se conviene avere il microfono o l'archetto, insomma tutta una serie di technicality che poi sono quelle che ci fanno arrivare davanti a una platea il dramma. Cercheremo di capire che cos'è lo stress positivo e quello negativo, come utilizzare quello positivo e lasciare a casa quello negativo. Insomma, tendenzialmente, adesso l'ho fatta più grossa di quella che è, però l'idea è quella di vincere un po' di timori e di paure quando siamo chiamati a dover parlare in pubblico.
di solito ci si diverte, faremo un po' anche di esercizio, simuleremo magari un'intervista, simuleremo uno speech davanti a delle slide o diciamo anche diciamo degli interventi ai quali magari veniamo chiamati a parlare, perché magari in un convegno alza la mano uno o un consiglio di amministrazione, noi siamo seduti tranquilli e poi l'amministratore delegato magari ci chiama e dobbiamo parlare. Quindi proveremo, diciamo, ad analizzare e ad approfondire le varie casistiche. Quindi questa è un po' l'idea. Questo è uno di quei, scusate, dico solo una cosa, questa è una novità, grazie a Giuseppe, ed è uno di quei corsi che abbiamo attivato su input di Massimo e di Giuseppe, ma anche perché ce n'era bisogno, nel senso che siamo sempre più anche esposti, no, a parlare in pubblico. Di solito, ecco, è più facile sui social, così non parlo con nessuno, scrivo con un telefono. In realtà poi nei momenti fondamentali, soprattutto nella vita professionale, ci si ritrova a parlare in contesti anche spesso in ambienti o conflittuali o comunque dove non si è proprio a proprio agio, e secondo me Giuseppe ci potrà dare tutta una serie di tecniche che ci consentono di avere una maggiore consapevolezza di noi stessi, di quello che ci guida e di come possiamo dare valore poi al nostro discorso, no? A far valere anche la nostra voce. Sì, generalmente, almeno io mi ricordo le prime volte che mi capitava di dover parlare in pubblico, c'è l'ansia da prestazione. Esatto. Allora, come in tutte le cose, io credo che quello che aiuti a superare le ansie sia lo studio. Bisogna studiare, prepararsi, esercitarsi. Se vi ricordate, quando andavamo all'università, almeno io mi esercitavo guardandomi allo specchio, mi davo abbastanza dello shock, però poi alla fine queste sono cose che ti aiutano nel momento in cui ti trovi a dover parlare. Quindi niente di segreto, si tratta soltanto di piccoli fare trucchetti importanti. Ma sì, di fare un po' di esercizio. Quindi mi auguro di vedere numerose. Assolutamente sì. Grazie. Dulcis in fundo, sì, reputazione, coerenza e autenticità online, purtroppo diciamo per fortuna per Giuliana non è qui con noi, ma insomma è un corso che è stato seguitissimo, è stato apprezzatissimo, perché alle volte non ci rendiamo conto di quanto la coerenza dei post, di come ci esponiamo sui social sia importante per raccontarci nel modo adeguato e soprattutto per essere efficaci rispetto magari agli obiettivi che vogliamo ottenere, rispetto al pubblico che insomma vogliamo raggiungere. Insomma, Giuliana è bravissima a spiegarci come adattare anche la comunicazione in base ai diversi social che utilizziamo, quali sono le tecniche per raggiungere un pubblico più numeroso. Insomma, è stato uno veramente dei corsi in cui si è creata grande sinergia, è stato dare un valore positivo diciamo al social e soprattutto un focus della coerenza tra noi come persone e la nostra, diciamo, persona sociale rispetto alla persona reale. E abbiamo indicato ottobre 2024 perché Giuliana, per chi non la conosce, si occupa di comunicazione, adesso semplifica, un ruolo molto più complesso, ma si occupa di comunicazione in Mastercard. Per fortuna per Giuliana ha avuto una promozione, adesso ricopre anche un ruolo a livello internazionale. Lei ci teneva a dare la sua disponibilità e a partire in un momento in cui potesse poi garantire una continuità. Per cui, come diceva anche Serena, noi non ci fermiamo qui, questo è un inizio e comunicheremo, quindi ci aspettiamo anche da parte vostra degli input. Noi abbiamo un network veramente di professionisti e di persone estremamente valide, molto generose, che mettono, diciamo, a disposizione degli altri le competenze, le esperienze e il network. Giuliana ci teneva e quindi l'abbiamo comunque inserito perché volevamo che rimanesse, diciamo, poi all'interno della presentazione. Andiamo alla parte invece del pricing. Questi costi che vedete qui sono sostanzialmente dei costi legati alla copertura delle spese che noi abbiamo per la gestione. Molti di voi faranno formazione in azienda, eccetera, sanno benissimo
quanto costano dei corsi di formazione. Tutti i formatori lo fanno in maniera veramente sul give back. Abbiamo però la necessità di coprire alcune spese e soprattutto per darvi un corso di valore al di là dei contenuti. Abbiamo un pricing diverso per chi è membro e per chi non lo è. Come vi dicevo, abbiamo anche inserito la quota di iscrizione per le forme di membro individuale online, in modo tale che per chi non è già fa parte della nostra comunità avete la possibilità di decidere. Daremo priorità naturalmente a chi è socio. Vi invito ad iscrivervi perché veramente, come avrete potuto vedere, la nostra associazione è un'associazione prima di tutto di persone che credono nel valore degli altri, che hanno voglia di dare, il famoso give back del nostro amico Maurizio, e quindi rispetto a una quota veramente irrisoria si ha un ritorno personale incredibile. Lo dico perché ormai io sono 7-8 anni che frequento l'associazione e mi rendo conto che si creano delle relazioni di valore che vanno al di là poi della quota associativa. Questo è il nostro board, ve lo invieremo soprattutto per chi non ci conosce, e nella presentazione troverete anche dei QR code. Inquadrandoli avrete accesso ai nostri canali, indipendentemente dalla vostra scelta. Vi invitiamo a seguirci, abbiamo anche un canale WhatsApp, ci trovate su LinkedIn, siamo su Facebook, sui principali canali. Una cosa che faremo, mi sono dimenticata e ci tengo moltissimo, alimenteremo sempre di più il nostro canale YouTube, perché tutti gli eventi che noi organizziamo sono registrati, compatibilmente con le informazioni eventualmente riservate che vengono scambiate in questi contesti, vengono registrati. Creeremo dei contenuti ad hoc per i soci, perché hanno un grosso valore. È una cosa su cui stiamo lavorando e per le quali riceverete anche informazioni con delle newsletter nei prossimi mesi. Sono dei webinar. Adesso noi abbiamo una nuova piattaforma, ci stiamo ancora lavorando. Vogliamo creare, copiando un po' anche, riportando in Italia quello che è una best practice internazionale degli altri PWN. La nostra piattaforma adesso ci consente di avere dei webinar. Saranno dei webinar probabilmente registrati, alcuni live real time, altri registrati. L'accesso sarà in esclusiva per i soci, poi dopo un po' di tempo verranno messi a disposizione, ma con dei contenuti veramente importanti. Spoilero che il primo, perché ci tengo personalmente, sarà fatto dalla nostra Alessandra Tripi, che ci parlerà del talento, che è una cosa fondamentale. Alessandra avrà tantissimo da raccontarci e faremo anche un esperimento. Faremo un webinar, quello di Alessandra sarà registrato, in modo tale che voi possiate vederlo anche più volte, ragionarci sopra. Avrete la possibilità di inviarci delle domande o dei chiarimenti e faremo poi un follow up con dei video che vi verranno poi inviati, in cui daremo delle risposte. E questo ci consentirà di darvi dei contenuti a prescindere dall'evento e quindi di avere una continuità, e vedrete che ci saranno veramente tantissimi argomenti anche molto diversi l'uno dall'altro, con dei professionisti, con degli uomini e delle donne che metteranno a disposizione di PWN e della comunità le loro competenze. Non parlo di competenze tecniche, ma avrete capito, insomma, il fil rouge non è per noi la competenza tecnica importante, ma non è la cosa più importante. Parliamo di molto altro, quindi ci tenevo a dirlo. Ho alzato un po' le aspettative, Ale, quindi adesso avrai l'ansia. Quindi seguiteci assolutamente sui social. Grazie mille, ringrazio Anna personalmente, che ci ha dato la possibilità di essere qui. E come vedete, avete visto, anche stiamo cercando di differenziare le sedi. Siamo nell'anno del giubileo, trasformiamo sempre rischio in opportunità, e quindi stiamo cercando anche di avere degli eventi in diverse parti di Roma per consentire a tutti agevolmente, più o meno, o comunque di distribuire la fatica del traffico. E quindi anche i prossimi eventi probabilmente ci saranno anche in sedi diverse, per consentirci appunto di evitare perché insomma la nostra sede, che è bellissima, però è al centro. In questi momenti vogliamo trovare, soprattutto nei momenti un po' più topici, evitare di essere in quei contesti un po' di stress. E quindi grazie Anna per questa opportunità che ci hai dato, ringrazio la CISL e ci vediamo prestissimo sui canali. Aspettiamo le iscrizioni, perché vi vengo l'email ce l'ho, vi vengo a cercare. No, soprattutto cercateci voi, perché certo, aspettiamo proposte. Quindi. Grazie mille, grazie a voi.
Grazie.